Vostro parere su questa cosa? È incolpevole. È colpevole? Incolpevole. Incolpevole. Al 100%. Come mai? No. Perché te l'ho detto ancora anche di domenica, ha usato il mestiere per tenere dietro l'asse, non ha fatto niente di che, chi è davanti. Allora, poi dopo quello che ci siamo detti mi sono anche documentato, non è che lui ha frenato, diciamo che non ha frenato bruscamente, ha impostato una curva in maniera, diciamo, tirando sul piede. Io ho i dati, adesso li vediamo. Ho i dati, adesso li vediamo. Sì, non so che tu hai i dati, però Stefano, da che mondo la Formula 1 è fatta anche di astuzia, questo qua, dai, non mi puoi penalizzare, cioè non mi puoi penalizzare una roba del genere. Allora bisognerebbe penalizzare anche Leclerc e Verstappen Jeddah 2022? Ti faccio una provocazione proprio. A questo punto non ci saremmo dovuti incazzare con Coulthard da Spa nel 98. È vero, non ci saremmo dovuti, però allora siamo incazzati, ma la penalizzazione non c'è stata da Coulthard. No, è vero, non c'è stata Coulthard. Però in questo frangente non doveva penalizzarlo, punto. Lori, cosa ne pensi? Adesso vediamo i dati. Ma io all'inizio, quando ho visto la manovra, forse te l'avevo anche scritto, ho detto no, sicuramente assolutamente sportiva, 20 secondi è troppo poco. Poi più la rivedo e più mi sembra veramente, come ha detto Press, un'astuzia. Cioè, allora ogni volta che cambi traiettoria può essere pericoloso. No, non ce n'era bisogno, secondo me, poi per l'amor di Dio. Questo è il giro 55, l'incidente è il giro 57, quindi non prendo solo la telemetria dell'incidente. Questo è il giro 55. Russell frena prima di Alonso, non è così vicino, ma è comunque abbastanza vicino, anche perché, come dice Luigi, ha scarso carico, quindi fa più fatica a inserirsi in curva, arriva un pochino più veloce, quindi frena prima anche per quello, però vedete, proprio la curva la fa più lenta. Russell è quello molto più colore Mercedes, mentre Alonso, guardate qua sopra, ve lo faccio vedere perché non si vede tanto bene se avete uno schermo piccolo. Frena. Ora, questo è il giro 55, poi faccio vedere il giro 56, uguale, frena nello stesso punto. Guardate che da qua a qua ci sono 100 metri, questo sono 100 metri. Frena nello stesso punto sia Russell che Alonso. Russell è un po' più veloce, anche perché, diciamo, in scia frena prima e poi ripartono. Ora arriva il giro 57, io tengo fisso dove frena Alonso. Okay. Alonso frena qui. Alonso frena qui frena qua negli altri giri. Frena sostanzialmente 120 metri prima. Questo è il throttle, lo molla, dà un colpo di freno, poi ne dà un altro. Ora, che abbia frenato 100 metri prima, non ci sono dubbi. Ci sono dubbi e i commissari non fanno altro che constatare questa cosa. Ora, bellissimo tratto grafico della velocità di Russell che si schianta, ovviamente, quindi scende a zero. Perché viene, tra l'altro, io non so se è vera sta cosa, secondo me questo è un errore della telemetria, il fatto che qua sembra addirittura scalare una marcia, mi sembra una probabilmente qua è un falso dato della telemetria. Però frena 100 metri prima, dà un colpo, e poi frena dove avrebbe dovuto frenare. Che abbia frenato 100 metri prima non ci sono dubbi. E peraltro vuol dire che lui frena quando sono in piena accelerazione, perché 100 metri prima della staccata vuol dire frenare a 200 metri dalla curva. Perché questo è il punto di frenata solito. Questo è 100 metri prima, sei a 200 metri dalla curva. Quindi, che abbia frenato in pieno rettilineo proprio non c'è il minimo dubbio. Marco, dall'onboard si sente un aumento di giri dell'Aston, forse è questa scalata allora. Io onestamente non ho guardato l'audio, ho visto solo le immagini, non sono riuscito a ascoltare l'audio. Secondo me il punto è che noi dobbiamo smetterla di rapportarci alla Formula 1 degli anni 80, perché con queste vetture 20 metri di differenza in staccata, ti schianti contro il muro di Baku o fai la pole. Se freni 100 metri prima, secondo me è pericolosissimo, la mia personalissima opinione. Poi voi mi direte, ma allora James Hunt e Niki Lauda, sì, però andavano a velocità diverse e soprattutto le distanze delle staccate erano diverse, cioè non staccavano 80 metri dalla prima variante a Monza, Se tu pensi che ci sono 80, quanto dura questa staccata qua? Guarda, ogni tacchettina sono 20 metri, questa staccata dura 60 metri. Tu freni in 60 metri e vai a frenare 100 metri prima. Se tu fai il rapporto, non possiamo più pensare, ma una volta ci si difendeva, si facevano queste astuzie, ma adesso abbiamo vetture che ti permettono di staccare a 60 metri. Se tu freni in pieno rettilineo a 200 metri dalla curva, è sostanzialmente un'infamata. Io
sono convinto che i 20 secondi vengono dati perché sono giudicati una scorrettezza pericolosa, non perché il fatto c'è o non c'è, il fatto c'è, è palese. Però secondo me dobbiamo anche noi tifosi cominciare a fare un po' la è come il cambio di direzione, ma il cambio di direzione quando le macchine erano grandi la metà e frenavano in 200 metri ci stava, perché hai molto più spazio di manovra, no? È come il tennis, l'abbiamo fatto anche l'anno scorso questo ragionamento, che si diceva quando il tennis era più lento c'era più spazio per il talento. Ed è vero, adesso di quanti piloti veramente di grande talento pensiamo? Ci assomigliano un po' tutti, ma perché quando tu comprimi l'asse dei tempi e non c'è tanto spazio per l'inventiva, ma se tu mi freni 200 metri prima, io sono abituato a frenare a 60, visti i dati Press, sei ancora convinto di quello che dici? Vale il sì, eh? Sì, sono convinto, ha fatto bene. Ti dico, io la penso così, Stefano, non mi sposto dalla mia idea, nel senso che non andava penalizzato, appunto. Sono lì cioè, quella gente lì è lì per un pilota, sono lì per vincere e per lottare. Chi è dietro si sveglia fuori, appunto. Hai ragione, tutte le tue parti, che le macchine sono diverse, tutto quello che vuoi, sono piloti, appunto. L'hanno fatto anche lo scorso anno, Verstappen. La stessa cosa, la stessa situazione di pericolo l'hanno fatta Verstappen e Leclerc quando a Jeddah Però fanno erano prendere il affiancati, erano affiancati. ho capito, però non andava dal mio punto di vista non andava penalizzato. Loris? Zero proprio. Beh, il secondo grafico è abbastanza eloquente, eh? Cioè, nel Ho senso, capito. cioè questo ritorno, cioè il fatto che frena 2 volte, no, probabilmente se fosse stato, ovviamente Russell non se l'aspettava, perché se no era un'opportunità. Sì, è stato sicuramente un po' pollo, però probabilmente non te lo aspetti, no? Diciamo che, ripeto, Luigi, la telemetria non mente. Lui dice che se l'avessero considerata antisportiva non gli avrebbero dato di più di 20 secondi. Ma 20 secondi sono tantissimi, ragazzi. Cosa ha perso? 2 posizioni, no? È finito ottavo. Era quinto, ha perso 3 posizioni. 3 posizioni. Perché erano quinto e sesto e lui è finito ottavo. Piso, ti vedo stranamente tranquillo. Ma non cambio idea, cioè poi è stato offesso, Russell doveva prenderlo dentro, se non si accorge Russell e non frena lo centra e poi voglio vedere come va a finire. Non sono affiancati, lo centra poi voglio vedere, cioè no, poi da un pilota di 42 anni, cioè, non la vedo come una furbizia di difesa, ti rilunga la staccata secondo me, cioè ha fatto proprio una roba che... A onor del vero, non dimentichiamoci che c'è un famosissimo incidente Schumacher-Hakkinen in Formula 3, credo a Macao, quando entrambi ancora non erano in Formula 1, dove Schumacher si fa tamponare da Hakkinen. Quindi queste cose a Radio Press sono sempre successe, non è che è la prima volta che succede. Però di nuovo un conto è una Formula 3 nel 91-90 e un conto probabilmente è una vettura enorme. Magari si accorge Russell, lo sorpassa anche, perché non lo so, però sai, non sono un pilota, ti dico, l'hanno valutata in quest'ottica qua 20 secondi e comunque condotta antisportiva da regolamento. Comunque devo dare ragione a Micheletti che Russell non è niente di che, e devo ricredermi perché io Russell quando arrivò in quel Gran Premio che sostituì Hamilton dissi che avevano trovato un nuovo, però sta davanti a Luigino ultimamente, sta davanti a Luigino, come ha detto prima, ormai ha pagato. Secondo me Marco Colombo ha una lettura interessante, è figlia anche della spettacolarità della conseguenza, cioè Russell si schianta, quasi si ribalta, anche Vanzini, diciamo, secondo me ha urlato in maniera eccessiva. Vanzini domenica ha fatto le cronache, non facciamoci bannare. Però non banniamo, però io ho un diritto, avrò pure il diritto di pensiero, no? Cioè tutti lo dicono, ok, perché tutti lo pensano che ha fatto la telecronaca. L'ho detto io per primo, buono. Però il fatto che si sia fermato in mezzo alla pista, che chiamasse la bandiera rossa, perché lì onestamente le vetture arrivano e insomma c'è qua la sinistra-destra forse dove non si vede. Secondo me Marco Colombo non ha una lettura sbagliata, via di fuga in asfalto e Russell forse è rientrato in curva dopo, la penalizzazione sarebbe stata diversa. Secondo me vedendo la telemetria lo penalizzavano comunque. Non lo so, senza incidente potrebbe anche essere.